Ragazzi, la cosa considerevolmente bella riguardo la storia dell'HIT è il fatto che ci sia stato un passaggio tra la pratica e la teoria che si è evoluto nel tempo. Nel senso, ragazzi, che l'HIT è un tipo di metodica che nasce sul campo, cioè nasce praticamente dall'esperienza di alcuni atleti che, utilizzando delle metodologie intervallate, riuscivano ad avere poi dei vantaggi da un punto di vista prestazionale vantaggi importanti, e quindi comincia un po' a diffondersi questa metodica intervallata. Progenitore fondamentalmente di questa metodica è il cosiddetto allenamento fartlek, che storicamente è stato utilizzato nell'atletica leggera e deriva proprio da due termini svedesi, ovvero fart e lek, gioco velocità. Gioco velocità, ragazzi, capite benissimo come veramente è un appellativo che veramente si adatta bene al concetto di HIT, cioè questa attività che prevede delle fasi appunto intense e delle fasi meno intense. Ragazzi, una differenza importante tra l'HIIT, l'HIT e le altre discipline è proprio il parametro intensità. Ecco ragazzi, noi intanto andiamo a capire dove e come si lavora in un'attività intervallata che venga definita ad alta intensità. Si lavora a cavallo della soglia anaerobica. La soglia anaerobica, come vedete nell'immagine, è spostata un po' più in là, cioè un po' più avanti, per i soggetti allenati, mentre viene raggiunta e quindi superata prima da soggetti non allenati. Possiamo identificare delle percentuali di lavoro tra l'80 e il 90% nel caso appunto di soggetti particolarmente allenati, circa tra il 50 e il 70% nei soggetti invece meno allenati o comunque che si sono approcciati le prime volte all'attività fisica, quindi che non sono chiaramente allenati. L'SST, o che chiaramente anche in questo caso è un acronimo, sta per Steady State Training, non è altro che l'allenamento aerobico a moderata intensità, a modesta intensità, che viene sempre svolto appunto il classico cardio fitness, quindi l'attività di resistenza pura, quindi bassa intensità ma mantenuta per un tempo prolungato. Ho elencato anche l'allenamento funzionale fra le metodologie, perché l'allenamento funzionale è quello che mischia un po' tutto, è quello che ti mette il lavoro aerobico, il lavoro anaerobico, ti mette i pesi, ti mette il cardio, mette il lavoro a circuito, corpo libero e attrezzi, lavora su tutto il corpo, quindi riesce in qualche modo a trovare tutte le stimolazioni che abbiamo appunto elencato e che abbiamo detto essere il modo migliore per ottenere questi risultati. Altra peculiarità è il fatto che il THA, come l'allenamento con i pesi e l'allenamento a circuito e il funzionale stesso, si riflettono tutti nell'HIIT, quindi nell'allenamento ad alta intensità. Per cui effettivamente un riscontro di produttività sul fattore, sul versante di dimagrimento, l'allenamento ad alta intensità ce l'ha e come. E quindi vedete che qui stiamo parlando proprio della sfera completamente opposta rispetto a quello che si è creduto per anni, no? Siamo partiti con l'allenamento aerobico che è stato un must e ancora adesso per i non addetti al settore sembra essere appunto l'unica metodica realmente efficace, e invece stiamo dicendo che cosa? Che un altro metodo ancora più efficace è quello che prevede tutto l'opposto, cioè lavori di alta intensità che durano poco e che mandano ad esempio la frequenza cardiaca molto in alto per un tempo molto più breve. Abbiamo spiegato in maniera molto generica i motivi, quindi che cosa succede sull'organismo, però abbiamo detto anche che in questo modo il corpo va a sensibilizzare anche la perdita di grasso corporeo e tutti quei meccanismi fisiologici che mette normalmente in uso in dei tempi maggiori. Già soltanto il fatto che accelera il metabolismo ci fa capire quanto il corpo velocizzi le sue funzioni sul piano del dimagrimento e quindi quanto sia effettivamente efficace nella ricerca di questo obiettivo. Attenzione, ripeto, tutti i metodi vanno poi in qualche modo anche dosati sulla base di chi abbiamo davanti.
l'intensità del lavoro va sempre modulata sulla base del soggetto, quindi si parlerà di lavori a bassa intensità, media, alta intensità, a seconda della programmazione, a seconda del livello di allenamento della persona. Se il soggetto non è in grado, perché non ha le capacità fisiche, di fare da subito ovviamente un lavoro di alta intensità, si partirà da un lavoro più basso, per avere anche in questo caso come obiettivo quello di incrementare il tipo di lavoro. I contenuti possono essere similari, possono essere sicuramente diciamo combinati a quello che era il lavoro richiesto, ma cambia l'intensità, cioè ma questo serve per permettere all'organismo di adattarsi alla stimolazione corporea, di adattarsi alla fatica e migliorare quindi quello che è la sua predisposizione. E questo avviene in generale a prescindere da qualunque obiettivo, è il metodo per raggiungere e migliorare quindi qualunque tipo di capacità richiesta.